Il Museo di San Marco a Firenze è uno dei luoghi più affascinanti per comprendere l'arte, la spiritualità e la politica del Rinascimento fiorentino. Cosimo il Vecchio de' Medici finanziò la ricostruzione dell'intero complesso, affidando i lavori all'architetto Michelozzo, uno dei collaboratori di fiducia della famiglia. Il suo progetto fu innovativo, spazi ampi, luminosi, razionali, adatti alla vita contemplativa. Il chiostro, la biblioteca, le celle furono progettate per favorire il silenzio e la meditazione. Cosimo il Vecchio in San Marco incarna l'anima umanistica. La biblioteca fu simbolo del suo impegno per la cultura. Egli volle una sede degna per i domenicani riformati. Aveva una cella privata per ritirarsi in meditazione. Il museo è famoso per custodire una vasta raccolta di opere del Beato Angelico, frate domenicano e pittore mistico. Nel corridoio delle celle sono affrescate 43 celle, di cui 15 autografe del Beato Angelico. Secondo Vasari, egli non fece crocifisso senza bagnarsi gli occhi di lacrime e dipingeva pregando come forma di devozione. Era conosciuto come Guido di Pietro, Guidolino perché era piccolo di statura. Quando prese voti scelse il nome di Giovanni da Fiesole, ma è conosciuto da tutti come Beato Angelico, chiamato con due nomi spirituali quando era ancora in vita e fu beatificato nel 1984. Il museo conserva anche opere di Domenico Ghirlandaio, come l'affresco nel refettorio piccolo di Fra Bartolomeo e Giovanni Antonio Sogliani, l'affresco che troviamo nel refettorio grande, dove troviamo anche il pulpito in legno, poiché la mensa non forniva solo il cibo materiale ma anche spirituale attraverso la lettura. San Marco fu anche la residenza di Girolamo Savonarola, il predicatore domenicano che guidò Firenze negli anni 1494-98. La sua cella è ancora visibile. Il chiostro di Sant'Antonino è un esempio perfetto di architettura rinascimentale, armonica e sobria. Sant'Antonino Pierozzi fu priore di San Marco e poi arcivescovo di Firenze, uomo colto, promosse la carità e la riforma morale e sepolto nella chiesa di San Marco. Nel chiostro a lui dedicato troviamo San Domenico in adorazione del crocifisso. Questa è la prima opera che accoglie il visitatore entrando nel convento. La sala capitolare era il luogo dove i frati si riunivano per discutere questioni comunitarie e disciplinari. Qui si trova un potente affresco della crocifissione con una moltitudine di santi e fondatori di ordini religiosi. All'interno è conservata anche la celebre campana detta dei Piagnoni, dei seguaci di Savonarola. Egli predicò contro la corruzione e il lusso. La campana suonava per convocare i fedeli durante le prediche del Savonarola e quando venne catturato nel 1498 per essere condannato prima all'impiccagione e poi al rogo in Piazza della Signoria, Savonarola si trovava proprio davanti alla biblioteca del convento. L'Annunciazione dell'Angelico si trova in cima alle scale che conducono al dormitorio dei frati, all'inizio del corridoio delle celle. Maria indossa l'abito dei domenicani. L'opera fungeva da introduzione visiva e spirituale al piano delle celle, dove ogni frate aveva una scena evangelica affrescata. All'interno del museo possiamo trovare anche i resti della Firenze che cadeva a colpi di piccone nel XIX secolo, quando fu risanato il centro storico.